Quando avevo 14 anni, degli amici più grandi di me mi portarono per la prima volta a un mercatino antiquario. Ne rimasi stregato. Quel senso di scoperta, cercare le cose fra le bancarelle, andare a mischiare le mani in mezzo a delle pile di oggetti, cercare tesori perduti o possedere qualcosa che è stato importante per qualcuno. Sono passati oltre 25 anni da quel giorno, eppure quel senso di scoperta ancora mi guida e continuo a imparare. Oggi vi parlo di come approcciare un mercatino antiquario e lo faccio in 14 consigli. In questo video ho preparato alcuni consigli se state adesso iniziando a girare per mercatini, oppure se semplicemente siete curiosi di saperne di più. Vuole essere uno strumento che vi sprona a girare e a comprare dal vivo presso le bancarelle, siano esse di professionisti oppure di venditori occasionali. Cominciamo. Ho diviso questi consigli in 2 step. Tutto quello che si può fare prima di recarci a un mercatino e quello che dobbiamo fare una volta che siamo lì. Parliamo adesso di cosa si può fare prima di andare a un mercatino. 1. Mindset. Come un giocatore di poker, le emozioni lasciamole a casa. Non dobbiamo pensare che questi oggetti siano unici. A meno che non si cerchi la Gioconda, ogni oggetto è multiplo. E il mercato a diverse riprese lo ritirerà fuori. Quindi non facciamo acquisti impulsivi. 2. Studio. Può essere un'ottima abitudine quando non sappiamo cosa fare, come quando stiamo per addormentarci che scrolliamo il cellulare, le varie notifiche, i vari social, guardare su eBay, su Katawiki, su Facebook Marketplace, su subito.it e tanti altri siti del genere, questa volta li ho nominati. Può essere importante vedere i prezzi, vedere gli annunci, vedere le richieste, vedere cosa si mette in vendita per capire. Una rondine non fa primavera, ma 10 sì. Quindi se 10 annunci hanno lo stesso prezzo, probabilmente è il range di prezzo giusto. Vedere gli oggetti e il valore che hanno, appunto, è importante per vedere dove va il mercato. 3. Curiosità. Sviluppare un interesse verso molteplici categorie di oggetti è un ottimo metodo per capire poi cosa ci passa per le mani. 4. Apertura mentale. Giudicare un oggetto definendolo stupido è già essa stessa stupidità. È bene capire una cosa importante nel mondo collezionistico. Ogni oggetto, anche quello per noi più insignificante, ha un suo appassionato, che dà altrettante motivazioni, come abbiamo noi per altri oggetti, per apprezzarlo. Rispettare le persone, le loro passioni e gli oggetti che anche non capiamo è sempre un'ottima cosa. 5. Saper comprare e rivendere. Se tutti gli oggetti hanno un proprio appassionato, non possiamo poi comprare a casaccio. Se il nostro obiettivo è rivendere, il ritorno dell'investimento è importante. Il migliore commerciante è quello che si può permettere di tenere somme investite più a lungo possibile, sfruttando una logica di divisione in categorie, massificazione e divisione per genere. Se vendete ad esempio un singolo oggetto e poi cose completamente diverse, non verrete presi come commercianti o persone appassionate che comprano e rivendono specializzate in un settore, ma sarete uno dei tanti. Se invece vi fate vedere con un bello stock di merce tutta assemblata per tematica, risulterete dei professionisti in quello che vendete. Do per scontato che sappiate di cosa state parlando, ma questo lo vedremo nei punti più avanti. 6. Budget. Dobbiamo darci un budget di spesa che, salvo eccezioni, dovremo rispettare. Questo un po' per autodisciplina, un po' per tenere sotto controllo le spese destinate per la nostra passione per i mercatini. 7. Conosci ciò che vuoi comprare e rivendere. Questo punto, purtroppo si sviluppa col tempo. Ma se non impari a conoscere ciò che compri, non saprai mai se la cifra a cui ti viene proposto è quella giusta. Se non conosci un oggetto che ti incuriosisce, ti rimando al punto 2. Oppure puoi iscriverti al mio canale ed ascoltare 4 chiacchiere con Daniele. E può darsi che prima o poi parlerò proprio dell'oggetto che ti piace. Ma dove possiamo studiare gli oggetti? Va bene qualsiasi cosa, sia la rete, sia ascoltare dei collezionisti più esperti. Loro adorano raccontare quello che gli piace. L'unica cosa che conta è la vostra capacità di filtrare ed incrociare le informazioni ricevute. 8. Divertirsi. Prendere con divertimento, senso di scoperta, scovare, cercare, sporcarsi le mani, fare amicizia con espositori ed altri collezionisti. Il vero cacciatore ama girare per ore nei mercatini. 9. Programma le uscite. Ogni provincia ha di solito il proprio calendario annuale o stagionale dei mercatini, comunali o quelli delle associazioni. Fare un programma annotandosi per esempio le domeniche
in cui in diverse province ci sono i mercatini aumenterà le vostre possibilità uscendo in una sola volta e girandone più di uno. È un ottimo metodo per aumentare le possibilità di fare l'acquisto perfetto. Ok, fermatevi qua. Fino in questo momento abbiamo guardato tutto quello che si può fare prima di andare al mercatino. Adesso vedremo cosa possiamo fare una volta che siamo lì. 10. Capire che tipo di mercatino ci troviamo davanti. Esistono due tipi diversi di mercatino a cui recarsi. I mercati antiquari comunali, composti al 100% da professionisti con partita IVA. Questi sono luoghi dove i prezzi sono leggermente più alti, ma gli oggetti esposti sono generalmente in buone condizioni, belli e puliti, e soprattutto sono ben presentati, divisi per categoria. Sì, è vero, lo so cosa state pensando. Ma questa roba costa di più. Ma c'è molto di più da dire. Questi commercianti vivono di mercatini come fonte primaria. Hanno una partita IVA, tasse da pagare, ma spesso amano molto quello che vendono e generalmente sono specializzati in tematiche ben precise. Quindi sono persone che sanno dare valore a quello che vendono. Ma in che modo può aiutarci a noi che dobbiamo comprare tutto questo? Se cerchiamo un oggetto, loro sono le persone che sapranno raccontarti tutta la sua storia. In genere sono molto ben disposti a darti tante informazioni che probabilmente non sai. Da professionisti, come dicevo prima, ti porteranno oggetti in ottimo stato e generalmente se vendono una riproduzione te lo diranno. Non hanno nessun tipo di interesse a fregarti, perché li troverai lì, sempre, mese dopo mese. L'altro tipo di mercatino forse è ancora più godurioso. Sto parlando dei mercatini cosiddetti svuota soffitta delle associazioni. Generalmente sono composti da espositori non professionisti. Sono persone che stanno svuotando la casa di famiglia, piuttosto che persone che cercano di arrotondare una volta dopo l'altra con un po' di merce che cercano di mettere insieme e vendere. Qui chiaramente gli espositori non sanno cosa stanno vendendo o comunque molto poco. Troveremo banchi con tutto A oppure ceste in cui raspare con le mani dentro. In ogni caso si tratta di oggetti a buon mercato, sporchi da ripulire, ma anche quella parte è divertente una volta a casa. 11. Rispetto delle persone. Sebbene cerchiamo l'affare migliore, dobbiamo capire che dall'altra parte c'è qualcuno che si è alzato alle 5 per andare a lavorare, mentre noi siamo lì a divertirci. Se un prezzo non ci piace o non siamo d'accordo, facciamo finta di niente ed anzi ringraziamo per il tempo che ci dedicano. Chissà, magari quella stessa persona la volta dopo avrà l'oggetto per noi al prezzo che ci piace e se diventeremo amici, vedrete, saranno persone in grado di trattarci con riguardo. 12. A che ora visitare il mercatino? Di solito si svolgono nei weekend. L'ora migliore è l'apertura. Dalle 7:30 alle 8, lo so, sembra un po' da pazzi, però funziona così. Alcuni staranno ancora montando, ma in questo modo arriverete prima di altri cacciatori. Altro buon orario è la pausa pranzo, in cui ci saranno meno visitatori e avrete più tempo di guardare con calma tutte le cose. E inoltre in questi tempi morti i commercianti spesso riforniscono il banco con cose che prima non erano esposte. Sì, succede anche questo. Un altro buon orario è la domenica sera, prima della chiusura del mercatino. Specialmente nei mercatini cosiddetti svuota soffitta, se qualche espositore non avrà venduto molto, sarà molto ben felice di farti uno sconto extra pur di vendere qualche cosa. Bene, ma ora che abbiamo scelto il nostro orario, ci troviamo questo agglomerato di bancarelle davanti e cosa facciamo? Ed eccoci ai consigli finali, quelli più importanti, quelli da osservare una volta che siamo sul posto. 13. Muoversi tra i banchi. Il primo giro è rapido, sappiamo già più o meno le cose che ci interessano, quindi andremo veloci, in modo sommario, guardando un po' di qua e un po' di là. Andremo quindi a fare una prima selezione visiva che ci permette subito di capire chi ha roba specifica, chi un po' di tutto, chi merce che non ci interessa. In questo primo giro, come anche un po' negli altri, la capacità di memorizzare è tutto. Il secondo giro sarà un po' più specifico. Andremo a visitare più da vicino le aree che ci interessano di più. Noteremo molto che prima non abbiamo visto. Il terzo giro è quello ravvicinato. In questa fase possiamo toccare con mano gli oggetti ed iniziare a chiedere i prezzi. Vi ricordate il punto 6 quando parlavo del budget? Non acquistiamo subito, guardiamo tutto quello che ci può interessare e dopo, tenendo conto del budget, scegliamo. Oppure compriamo più oggetti se il budget ce lo consente. 14. Da soli o in compagnia? Qui dobbiamo capirci bene. Se siamo lì per fare una passeggiata e poi forse comprare, allora ben venga andare con amici, partner e quant'altro. Ma se vai lì per cacciare, il discorso cambia e la risposta diventa da soli. In solitudine infatti sarai più libero di muoverti alla velocità che vuoi, non andando nelle parti che non ti interessano e dirigendoti perfettamente dove vuoi con i tuoi tempi. Insomma, da cacciatore sei proprio orientato al risultato.
Beh, adesso direi che avete tutto quello che vi serve, tutto il necessario per condurre piacevoli acquisti. E se poi non trovate niente, beh, il divertimento sarà assicurato lo stesso. Per quanto mi riguarda, vi auguro buona caccia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!